Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto pasta e cavoli alla barese. Vi facciamo vedere come al solito tutti i passaggi. Una ricetta davvero semplice, veloce, un piatto tradizionale in tutto il sud Italia, ma nella variante barese. Vediamola. Questo in italiano si chiama gomiti con cavolfiore. E in dialetto barese? Le gobbette cresciute de col. Ok, dialetto perfetto, bravissima. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare pasta e cavoli alla barese sono un cavolo da 600 grammi netto, questo è quello barese verde, che a Bari si dice che cuoce subito, poi 360 grammi di gomiti, questa è la pasta tipica che noi a Bari utilizziamo per pasta e cavoli, uno spicchio di aglio, 80 grammi di pancetta affumicata, 4 cucchiai di olio, 2 cucchiai di pecorino romano che utilizzeremo per amalgamare insieme appunto alla pasta, ma poi ovviamente ognuno si mette quanto vuole, e poi sale e pepe quanto basta. Vi facciamo vedere come al solito durante la ricetta. Ora vediamo tutti i passaggi. Per prima cosa si tolgono le foglie, quindi cominciamo a pulire il cavolo. Per pasta e cavoli le foglie si eliminano, mentre se si fanno i cavoli stufati, sempre alla barese, che vi faremo vedere, invece si utilizzano. Quindi le foglie le abbiamo tolte. Vi facciamo vedere, vedete come si taglia. Ecco qui. Le parti più grosse le dividiamo in parti ovviamente più piccole. In modo che abbiano più o meno tutte la stessa misura. In caso di steli un po' più grossi, vedete, fate una piccola croce. Prima di andare a sciacquare i cavoli accendiamo l'acqua della pasta. I cavoli li abbiamo sciacquati. Mettiamo il sale nell'acqua che sta bollendo e i cavoli e la pasta cuoceranno nello stesso tempo, quindi ci andiamo a versare i cavoli. Cuoceranno insieme, perché questi cavoli sono veramente tenerissimi, questi cavoli pugliesi, vedete, eccoli qui, li stiamo mettendo nell'acqua. Questa è una ricetta tradizionale che, come la maggior parte dei primi piatti italiani, è un primo piatto molto sano, perché i cavolfiori hanno davvero tantissime proprietà antinfiammatorie, aiutano a curare moltissime patologie legate per esempio al colon, quindi non dovrebbero mancare nella dieta settimanale a partire dall'autunno fino alla fine dell'inverno, soprattutto nella dieta dei bambini. Adesso ci andiamo a versare la pasta, perché abbiamo detto che appunto i cavoli e la pasta hanno più o meno gli stessi tempi di cottura, però assicuratevi che siano questi cavoli molto teneri e soprattutto il cavolo verde per fare questa ricetta. Adesso ci prepariamo a preparare il soffritto. Mettiamo 4 cucchiai di olio in una pentola. Il soffritto lo si fa con la pancetta affumicata, anche se per tradizione si utilizzava il lardo, però adesso si tende a utilizzare nei menù settimanali principalmente la pancetta affumicata, quindi potete utilizzare quella. Aggiungiamo l'aglio tritato e la pancetta affumicata. Vedrete che tagliata così, vedete, a striscioline, la pancetta affumicata andrà a smorzare il sapore del cavolo, arricchendolo. Noi abbiamo un po' questa capacità di rendere gli ortaggi squisiti e vedrete che se seguite questa ricetta di pasta e cavoli, anche coloro che non mangiano i cavoli la troveranno gustosa. È davvero difficile, una volta mangiato questo piatto, rinunciarvi. Il soffritto cuoce a fiamma media. Vedete, nel frattempo abbiamo pasta e cavoli che sono nella pentola.
Passati 7 minuti possiamo spegnere la pasta con i cavoli, possiamo scolarli e andiamo a versare la pasta con i cavoli nel soffritto. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura. Ovviamente se siete vegetariani oppure preparate questo piatto per i bambini, evitate di utilizzare il soffritto con la pancetta. Questa è la ricetta tipica di pasta e cavoli alla barese e si fa così. Dopo 2 minuti la pasta lascia il proprio amido e si unisce alle verdure. È pronto. Ci mettiamo un po' di pepe. Ecco qui. Quindi un altro po'. Ok, quindi adesso andiamo a mettere il pecorino romano. Ecco qua. Quindi come vedete è una ricetta molto semplice, facile, veloce, non ci mettete davvero nulla a farla. Possiamo spegnere. Aggiungiamo i 2 cucchiai di pecorino romano e come vedete praticamente la nostra ricetta è finita. Abbiamo fatto vedere tutti i passaggi di come facciamo pasta e cavoli a Bari. Questa è una ricetta tipica del sud Italia, però la facciamo in versioni diverse in ogni paese. Se vi è piaciuta questa ricetta fatecelo sapere nei commenti, scriveteci voi come fate in genere pasta e cavoli, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella sul nostro canale YouTube, così riceverete le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta. Ovviamente sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutta la ricetta stampabile con tutte le informazioni su questa ricetta tipica barese. Inoltre sul gruppo Facebook mandateci le foto della ricetta rifatta da voi, come fate sempre, ormai è un gruppo davvero molto attivo, e su Instagram taggateci. Ciao, alla prossima ricetta!